Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò come preparare Python sul vostro computer, quindi come poter eseguire script Python nel vostro computer. Prima di tutto ci serve l'interprete, quello che permette al vostro computer di capire gli script Python. Quindi bisogna andare a python.org/downloads e scaricare l'ultimo rilascio. Quindi questo è per Windows, questo per Linux e questo per macOS. Dopo c'è l'installer che non posso mostrarvi perché ho già l'interprete. E dopodiché si ha l'interprete pronto per l'uso. Poi io uso VS Code, che è molto comodo per via delle estensioni, e infatti possiede anche un'estensione per Python che permette, questa qua di Microsoft, che permette di avere diverse funzionalità come il colorare la syntax, consigliarti il codice e tante cose, ma quello che ci interessa adesso è questo qua sotto. Questo qua sotto è l'interprete che sto usando attualmente. Quindi teoricamente dovrebbe già comparirvi il vostro. Allora, non usate quello di Microsoft Store perché fa un po' di casino con le librerie. Quindi usate quello che avete appena installato. Se non vi compare, bisognerebbe andare sulle variabili d'ambiente, qua sotto, sottosistema, path, e dovete aggiungere la directory del vostro interprete di base e quella con gli scripts. Questo è un po' complicato, magari ci farò un video, però non ne sono certo. E una volta impostato si potrà cominciare a programmare in Python. Quindi print ciao. Schiacciando questo pulsante viene eseguito nel terminale. Tada. Ora un'altra cosa che viene con Python è pip, che essenzialmente è quello che ti permette di installare le librerie, è il manager di pacchetti di Python. Quindi si possono installare librerie e disinstallare librerie. Quindi per esempio una che si può installare e disinstallare è Pygame. Quindi se volessi installare Pygame, che è una libreria per fare dei giochi in Python, fai pip install Pygame. Però come dice requirement already satisfied, significa che ce l'ho già. E poi se volessi disinstallarlo fai semplicemente pip uninstall Pygame. E qui escono tutti i file che elimina disinstallando Pygame. Ora scrivo no perché non voglio disinstallarlo. E questo è un po' tutto. Se invece non si vuole usare VS Code, l'interprete si può usare in questo modo. Una volta aggiunto, come detto prima, nella variabile d'ambiente qua sotto, una volta aggiunto qui si potrà usare globalmente nel terminale. Io uso PowerShell, però prompt dei comandi, terminale, come viene poi chiamato, e si può usare qui. Quindi adesso vado nella directory del mio script. In futuro magari farò un video sui comandi utilizzati del terminale. E si scrive dir. Quindi qua abbiamo il nostro script main.py. E scrivendo Python e poi il nome del file lo eseguirà nel terminale. Molto semplice. E questo è un po' tutto per oggi. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!